Il calciomercato dell'Inter allora entra nel vivo in questa giornata importantissima in cui ci si incontra nella sede dell'Inter un vertice per programmare un'estate di mercato e per programmare la stagione prossima 2022-2023. Con me c'è Giorgio Musso, calciomercato.it, inviato sotto la sede dell'Inter. Giorgio, intanto ben ritrovato e benvenuto sul canale di Passione Inter. Ciao Lorenzo, ben ritrovati e grazie per l'invito. Un saluto a tutti. Grazie a te Giorgio, calciomercato.it. Giorgio, oggi hai vissuto una lunga giornata sotto la sede dell'Inter, non è ancora finita tra l'altro perché alcuni dei protagonisti di questa giornata devono ancora lasciare la sede, se non vado errato, quindi Sì. potrebbero esserci ulteriori sviluppi anche nelle prossime ore e ne approfitto, invito anche a seguire Giorgio sul profilo Twitter così rimanete aggiornati anche direttamente dalla sede dell'Inter. Però ne approfitto, ecco, questo collegamento per chiederti se ci fai un po' un punto della situazione, un racconto, che cosa è successo oggi, perché oggi è una giornata così importante per il prossimo futuro dell'Inter sostanzialmente. Un vertice fiume oggi, Lorenzo, nella sede dell'Inter perché Inzaghi è arrivato questa mattina intorno alle 11:30, è uscito intorno alle 16:30, dunque 5 ore di vertice con Marotto, Silio, Bercin, presente anche il presidente Zanca, hanno pranzato tutti insieme. Il menù ovviamente era dedicato alle prossime, alle future strategie sul mercato, a pianificare la prossima stagione, perché l'Inter dopo la beffa in campionato contro il Milan, comunque dopo lo scudetto scippato dai cugini all'Inter, vuole ritornare a primeggiare in Italia, vuole di nuovo conquistare lo scudetto e dunque l'Inter ha già programmato quelle che sono le strategie future, dunque un vertice di oltre 5 ore. C'è l'argomento Dybala, che è quello più bollente in casa Inter, ovviamente un giocatore che piace tanto a Inzaghi, piace tantissimo a Marotta, che l'ha portato alla Juventus. L'Inter è forte sul giocatore, però ancora non ha pianificato l'assalto finale, perché un'altra priorità per attacco dell'Inter è quella del centravanti, perché Inzaghi ha richiesto un alter ego di Dzeko più giovane, c'è Scamacca, vedremo se magari ci sarà anche posto per Pinamonti. Sanchez andrà via, dunque oltre a Dybala potrebbe anche arrivare un centravanti per completare il pacchetto, il roster offensivo appunto di Inzaghi. La notizia dolente invece riguarda quella delle cessioni, perché anche in questa stagione c'è il rischio che un big possa essere sacrificato all'altare del bilancio per dare nuovo ossigeno appunto alle casse di Suning della famiglia Zhang. Più che Lautaro, più che Skriniar, più che Barella, in questo momento il nome un po' più a rischio è quello di Bastoni, che è il profilo che ha più richieste, soprattutto in Premier dal Tottenham. Ovviamente tutti conosciamo la stima che ha Antonio Conte, ex allenatore dei nerazzurri, per il giovane difensore della nazionale. Piace anche a Paratici, che è il capo dell'area mercato appunto del Tottenham, e dunque se dovesse arrivare effettivamente un'offerta intorno ai 55-60 milioni di euro qui in Viale della Liberazione, sarà presa in considerazione dall'Inter. Quindi con i dirigenti, comunque Lorenzo, che hanno trovato già in Bremer il possibile sostituto di Bastoni. Però al momento, e tranquillizziamo in questo caso i tifosi dell'Inter, non ci sono offerte sul tavolo, però c'è l'interesse concreto di tante squadre, soprattutto del Tottenham, e dunque se dovesse arrivare un'offerta formale e concreta sul tavolo, l'Inter la valuterà per una eventuale cessione appunto di Bastoni. Sei stato chiaro, quindi diciamo che sappiamo c'è questa esigenza comunque da parte dell'Inter di far cassa. Probabilmente si stanno cercando, o almeno anche da quello di cui stavamo discutendo in questi giorni, di battere tutte le strade alternative prima di poter pensare ad un sacrificio importante. Forse ecco, su Bastoni in generale, per questi nomi pesanti che hai menzionato, vale il discorso del se arriva all'offerta irrinunciabile da questo punto di vista, l'Inter è nella situazione di valutarla. Ma ci hai detto anche di Bremer, di questo nome caldo in questo momento. Adesso ti faccio anche un altro paio di domande su altri nomi. Avevo però una curiosità. Quando è arrivato Inzaghi è arrivato anche Mr. Zhang, il presidente Steven Zhang, e poi all'uscita non ci sono state però dichiarazioni, non c'è stato modo di carpire qualche umore. Solamente diciamo. Sì, abbiamo cercato un po' di bloccare la macchina con Inzaghi a bordo, però un veloce saluto e poi
è volato via, dunque nessuna dichiarazione, ha rilasciato delle dichiarazioni invece a Striscia la Notizia in mattinata prima di arrivare in sede, però a noi giornalisti fuori la sede non si è fermato comunque con noi, un breve saluto e poi è ritornato a casa. Inzaghi, che aveva parlato invece nel post partita di domenica, aveva un po' tirato fuori qualcosina in più rispetto al solito, facendo anche delle richieste, così possiamo dire, a livello di mercato, cioè dobbiamo fare le cose fatte bene e quindi ripartire ovviamente con una squadra competitiva. Mi hai detto anche dell'arrivo di Onana oggi, che quindi sarà il primo probabile annuncio dell'Inter in vista della prossima stagione. Lui nemmeno c'è stata la possibilità di fermarlo, immagino, e È di avere ancora, qualcosa. è ancora dentro, Lorenzo, Ok. perché comunque è arrivato 10 minuti prima che uscisse Inzaghi, è ancora dentro. Un saluto appunto con Inzaghi, con i dirigenti dell'Inter. Onana è presente a Milano perché ieri si è svolta la partita di beneficenza di Eto'o con tante stelle del mondo del calcio. Abbiamo visto Dybala, Materazzi, Zanetti, Filippo Inzaghi, dunque tanti ex calciatori, tanti giocatori che comunque ancora adesso stanno giocando, come Dybala, presente ieri all'evento organizzato da Eto'o. C'era anche Onana che nel pomeriggio, prima 11 minuti prima che uscisse Inzaghi, è arrivato in sede Inter, ha salutato anche i dirigenti, ha salutato Zhang e adesso starà facendo un po' il giro della sala trofei dell'Inter, che si è arricchita quest'anno, lo ricordiamo, con la Supercoppa e la Coppa Italia vinte ai danni della Juve. Dunque Onana sarà sicuramente uno dei primissimi, il primo ingaggio ufficiale di questa stagione dell'Inter. Oltre a Onana, ricordiamo, sarà riconfermato Andanovic, tutto fatto per il rinnovo, l'ho confermato Inzaghi, l'ho confermato lo stesso Andanovic, e dunque nei prossimi giorni ci sarà l'ufficialità per il rinnovo di Andanovic. Per Perisic invece che cosa hai carpito? Qual è la situazione? Ieri intanto c'è stato sempre qui in Via della Liberazione l'incontro con Frane Jurcevic, l'avvocato di fiducia di Perisic, un'oretta abbondante, il vertice con la dirigenza dei nerazzurri al gran completo e filtra grande fiducia per il rinnovo appunto del croato, che si è dimostrato come un elemento imprescindibile in questa stagione per l'Inter e Inzaghi. C'è stato il rilancio dell'Inter, una cifra fissa intorno ai 5 milioni di euro più bonus per arrivare appunto ai 5,5-6 milioni richiesti da Perisic. Perisic in questi giorni valuterà l'offerta dell'Inter, ma ci sono ottimi margini per il proseguimento, per la prosecuzione del matrimonio tra Perisic e l'Inter, con il croato che dovrebbe rinnovare. Usiamo sempre il condizionale, però c'è tanta fiducia fino al 2024. Dunque in questo caso ho respinto l'assalto delle big estere, perché sarà fatto vivo il Chelsea, aveva chiesto informazioni anche la Juventus, però c'è la volontà sia di Perisic sia dell'Inter, dopo l'ultimo summit di ieri, comunque di continuare il matrimonio con Inzaghi, che è stato accontentato, perché oltre alla dirigenza è stato soprattutto Inzaghi negli ultimi mesi, nonostante l'arrivo di Gosens, a prestare per la conferma appunto di Perisic. Questo è molto interessante, perché poi si aprirà adesso il tema anche della convivenza tra i due nella prossima stagione. Giorgio, vado verso la conclusione con le ultime domande. Accennavi anche al discorso di Dybala. Tue sensazioni su questa trattativa? Ieri c'è stato anche un lungo abbraccio con Zanetti, si sono incontrati lì a San Siro. Tra l'altro eri presente anche lì, Sì, se non sì. sbaglio, ieri sera. Abbiamo cercato di beccare qualche dichiarazione di Dybala, che poi ha parlato, se non sbaglio, a Sky, ha dribblato da par suo le domande in zona mista, però Lorenzo è sicuramente una pista forte. Ci sono stati dei recenti contatti appunto con Antun, con l'entourage appunto di Dybala, dell'ormai ex numero 10 della Juventus, però l'Inter sta valutando in questo momento bene tutte le opportunità di arrivare agli incastri giusti per Dybala, sia sotto il punto di vista economico dell'ingaggio, perché Dybala, la parte fissa e bonus, chiede una cifra intorno agli 8-9 milioni di euro, incastrare anche quello che è il puzzle sul piano tecnico appunto del numero di attaccanti e del roster offensivo di Inzaghi. Però è una tentazione forte, è un'occasione, comunque è una grande occasione per l'Inter, quella appunto di prelevare, di ingaggiare a parametro zero un giocatore come Dybala. C'è sì la Roma, ci sono sì anche altre squadre estere, però in questo momento è soprattutto l'Inter forte su Dybala. Ancora non c'è stata
ancora non c'è stato un affondo concreto, però l'Inter resta in prima fila e nei prossimi giorni sicuramente ne sapremo di più, sicuramente ci sarà una mossa dell'Inter in un senso o nell'altro appunto sul futuro di Dybala, perché come abbiamo detto poc'anzi è un giocatore che piace tanto a Inzaghi, ma piace soprattutto a Marotta, che nell'estate del 2005 dal Palermo l'ha portato alla Juventus. L'ultima domanda che volevo farti, Giorgio, e poi ripeto, ci saranno sicuramente altri sviluppi perché sono attese anche le uscite di Onana e dei dirigenti dell'Inter, quindi rimarremo in collegamento. Vi consiglio di seguire Giorgio Musso su Twitter e calciomercato.it, come dicevo. La sensazione generale, oggi c'è grande attenzione da parte dei tifosi nell'Inter, sono tutti rivolti verso quella sede che è alle tue spalle e sono in attesa di sapere un po' di più su quello che ci attenderà durante la prossima estate. C'è un po' di paura perché sappiamo benissimo che la situazione economica comunque non è ancora completamente a posto per quanto riguarda la sostenibilità del club Inter. C'è il timore di perdere degli elementi importanti. Tu hai fatto il nome di Bastoni. Allo stesso tempo Marotta ha parlato di competitività e della volontà, diciamo, ovviamente di rimanere in alto e di tornare a vincere. Ti chiedo quindi quali sono un po' le tue sensazioni da questo punto di vista, cioè oggi è difficilissimo dirlo, ma a fine mercato troveremo un Inter più forte oppure temi che ci possa essere un altro ridimensionamento o qualche complicazione? Ecco. No, da quello che filtra Lorenzo di un Inter non sicuramente inferiore a quella di quest'anno, sicuramente un Inter competitiva, almeno per continuare a lottare per lo scudetto. Poi sul campo internazionale comunque è un'altra storia, faticano tutte, fatica la stessa Juventus, ha faticato negli anni scorsi la stessa Juventus, ci sono degli squadroni, soprattutto in Premier, senza dimenticare ovviamente Paris Saint-Germain, Bayern e le spagnole che comunque hanno l'opportunità di finanziare il mercato con grandi risorse, però sicuramente l'Inter sarà molto molto competitiva in Serie A, lotterà per lo scudetto, almeno questa è l'intenzione della società, e dunque anche se dovesse essere sacrificato un big, perché non è così scontato effettivamente che un big lasci l'Inter, perché in teoria potrebbero essere confermati tutti, magari l'Inter potrebbe trovare quel punto di sostenibilità magari con un tesoretto, facendo riferimento ad altre cessioni, però sicuramente Marotta, Ausilio, Conzang costruiranno un Inter competitiva almeno per lottare per lo scudetto, per conquistare altri trofei, perché sì, quest'anno non è arrivato lo scudetto, però sono arrivati in bacheca qui in Viale della Liberazione altri 2 trofei importanti, ovviamente al cospetto di una grande rivale come la Juventus, sia in Supercoppa e poi in Coppa Italia. Dunque quello che mi sento di dire, Lorenzo, è che sarà un Inter competitiva, poi vedremo quali saranno le scelte di mercato, perché noi parlavamo di Bastoni, parlavamo anche di altri giocatori che in teoria potrebbero essere in bilico, perché comunque se arrivasse un'offerta per qualunque giocatore, un'offerta da fantamercato irrinunciabile, non solo l'Inter ma anche altre società in Italia sarebbero costrette a cedere i loro migliori giocatori, i loro gioielli, perché facciamo riferimento magari ad un'offerta da 100 milioni dall'estero per Leao, anche il Milan in teoria sarebbe costretto a cederlo, o la Juventus per De Ligt o per Chiesa. Dunque sullo stesso piano ovviamente l'Inter, perché se arriva un'offerta irrinunciabile da fantamercato sia per Bastoni sia per Lautaro, Skriniar o Barella, ovviamente un'offerta del genere sarà presa in considerazione, ma solo in questo caso. Dunque non ci saranno sacrifici per delle offerte comunque non congrue al valore del giocatore. Però anche se dovesse esserci una partenza pesante, come del resto è successo l'anno scorso prima con Hakimi e con Lukaku, comunque l'Inter non si farà trovare impreparata, e ne parlavamo prima. Nel caso di Bastoni c'è pronto Bremer, che comunque è un giocatore sul quale l'Inter è in pressing da tempo, ha già un'intesa con gli agenti del giocatore, poi ovviamente toccherà trovare l'intesa anche con il Torino, quella ancora non c'è, però in teoria sarebbe Bremer il primo candidato a sostituire Bastoni, nel caso ovviamente di una partenza dell'ex Atalanta e Parma.
Chiaro, tra l'altro c'è stato anche ieri un incontro in casa a Torino e si vocifera che comunque Juric sia interessato a diversi giocatori dell'Inter, tra cui lo Mm. stesso Di Marco che ha valorizzato molto a Verona. Chiudo Spinamonti con... anche è un giocatore, Spinamonti è un giocatore che piace tanto a diverse squadre in Italia, tra cui ovviamente anche il Torino se dovesse rinunciare a Belotti. Ti chiudo quindi con l'ultimissima provocazione, un flash, o meglio provocazione. Hai parlato dei 2 trofei al cospetto della Juventus, vinti contro la Juventus. La tua sensazione, lo scudetto vinto dal Milan, avrà acceso in Marotta, Zhang e in chi quindi dovrà fare questo mercato quella voglia di fare qualcosina in più magari? Sì, magari vedendo Lorenzo anche i festeggiamenti di ieri, secondo me sì, c'è tanta voglia di rivalsa perché ovviamente magari c'è forse un po' più di rivalità con la Juventus, però Milan-Inter è sempre il derby per eccellenza, poi le due società si sono scambiate i complimenti a fine campionato, un gesto, sottolineo, molto molto bello di sportività di entrambi i club, però ovviamente in casa Inter e qui in Viale della Liberazione c'è tanta sete di rivincita in Marotta, in Ausilio, in Zang, anche in Inzaghi nei giocatori, perché abbiamo visto comunque anche le lacrime di Lautaro, di Marco che è un canterano, che è un ragazzo della curva, per così dire, dunque c'è tanta rivalsa in tutti i giocatori dell'Inter e sicuramente il prossimo anno l'Inter venderà la pelle e sarà una delle protagoniste fino in fondo per la lotta a scudetto. Allora Giorgio, io ti ringrazio veramente tanto per la tua disponibilità e per gli aggiornamenti. Giorgio Musso, Grazie a calciomercato.it, voi per Lorenzo, tutti i grazie a prossimi voi. sviluppi. Grazie Giorgio e buon lavoro. Ciao Lorenzo, alla prossima e un saluto a tutti. Ringraziamo allora il nostro Giorgio per i grandi aggiornamenti come al solito. Se ci avete seguito fino a qui, ovviamente fatemelo sapere nei commenti con le emoji dei pallini nerazzurri. Facciamo per sostenere la nostra Inter in questo giorno così importante. E vi lascio qui, vi consiglio di guardare il nostro video con il bilancio finale della stagione nerazzurra. Quindi per chi ci segue da YouTube, guardate anche questo video se non l'avete ancora fatto, perché voglio condividere con voi alcune considerazioni sul finale di stagione. Prima di salutarvi, passioneinter.club, come al solito vi ricordo per entrare a far parte della nostra community dei sostenitori di Passione Inter.